volevo fare una domanda, visto che lei per molta parte della sua carriera ha lavorato con Quentin Tarantino, Since you worked with Tarantino so much, e visto che il tema di quest'anno è miti e maestri, lei pensa che Tarantino sia per lei più un mito o più un maestro? do you consider Tarantino more a myth or more a maestro? He's a little of both, I think. Un po' tutte e due. As a director, he's wonderful to work with. For actors, he's a crazy human being. Come regista lui è fantastico con gli attori e come essere umano è matto. And a lot of fun. Ed è divertentissimo. And he's created, or this mythical world has been created around him. So which I think he's part of the creation of that. E ha creato questo mondo mitico tutto intorno a lui e penso che lui è parte della sua stessa creazione. So I think he kind of sums up that myth and maestro thing quite Quindi lui perfectly. è come se sommasse in sé queste qualità di mito e di maestro. Funny Games, your last film, has been compared to A Clockwork Orange by Stanley Kubrick. E Funny Games, che è uno dei suoi ultimi film, è stato paragonato a Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. A Clockwork Orange is a metaphor to describe the ultra-violent society in which Kubrick thinks to live. E Arancia Meccanica, come sappiamo, è una metafora che descrive la società ultraviolenta nella quale Kubrick considerava di vivere. Thus, Funny Games is a film which describes the sick society, paranoid society, but which seems to be fearless that we have now. Funny Games descrive lo stesso tipo di società che noi abbiamo adesso. And second question. E What's the question? What's the question? I would like to say... Is Funny Games the same as for the describing the society full of fears that we live in? Clockwork Orange describes a society which was really ultra-violent, but, A Clockwork Orange. Funny Games describes a paranoid and violent society too. Does Funny Games describe the same society as paranoid and ultra-violent as I think Clockwork Orange is although and it's an adaptation of a book. It's not Kubrick's idea. Arancia Meccanica è l'adattamento di un libro, non era un'idea originale di Kubrick. And has its own language and so on. I think I think Clockwork Orange is making a statement about the whole of society. Fa proprio un affresco sull'intera società e fa un'affermazione. I think Funny Games. I don't see the comparison. Io non vedo in realtà un vero e proprio paragone fra i due film. But I think that Funny Games is dealing with a symptom of society. Io penso che Funny Games più che altro tratta di un sintomo della società specifico. So there may be a connection, but I think Clockwork Orange dealt with a much grander scheme. Quindi credo che un collegamento forse c'è, ma Arancia Meccanica dipingeva un affresco molto più vasto e molto più generale sulla società. And I think also in a much more successful way. E penso anche in una maniera molto più valida, molto più di successo. Although I haven't seen Funny Games. So. Anche se non ho visto Funny Games. I don't know. Non lo so. Hello, I'm Herine from Armenia. I want to ask you, what roles do you like to play? What is easier for you to play? Which close to yourself, or which hasn't anything near yourself? La domanda che vorrei fare è: quali sono i ruoli che lei preferisce interpretare? Quelli che sono più vicini alla sua personalità o quelli che hanno meno in comune con lei? I think the harder ones are the ones that come closer to you. Io penso che i più difficili siano quelli che sono più vicini a te. They're tougher. Sono più duri, più difficili. The Funny Games character was one of the hardest things I've ever done, and that was just playing a dad, Per esempio, Funny Games è stato uno dei ruoli più difficili che abbia interpretato. When they're far away from you, they're far away from you. Quando sono lontani. And you can leave them alone when they're done. E li puoi lasciare lì dove sono. Salve signor Roth, sono Paola. Salve. Con lei vorrei parlare di un mito, il mito della giovinezza. I'd like to talk together with you about the myth of youth. Di quella giovinezza che rende quasi onnipotenti. Of the kind of youth that makes you powerful, completely powerful, omnipotent.
come nel film che ha girato con Coppola, Like in the film giovinezza che you shot with Coppola. poteri soprannaturali. Ecco, lei crede dealing in with the questo, youth that has almost supernatural powers. lei crede in questo mito? Do you believe in this myth? Vorrebbe un'altra giovinezza. Would you like to have another youth? In che modo la sfrutterebbe? And if you had it, how would you exploit it? How would I don't know. I don't think I would. I don't think I would. Io non penso che la vorrei. I wouldn't mind sticking around a bit. Non mi dispiacerebbe trattenerla un altro po'. I'd like to see how my kids grow up and what happens to them. A me piace pensare, vedere cosa succede ai miei figli che crescono, vedere i miei figli che crescono. You know, but you got a sell-by date, you have a finish product date, and but we don't know what it is. But I don't know if I want to be young. Io non lo so se voglio essere. I kind of like being what I am right now. Mi piace piuttosto essere quello che sono adesso. It's incredibly youthful. Che è incredibilmente giovanile. I don't know. You know, there are so many different kinds of inspiration. Ci sono tanti diversi tipi di ispirazione. From painting to poetry to dalla pittura alla poesia, books to film to ai film. So I have many maestros. Io ho avuto molti maestri in realtà. Ciao, mi chiamo Joanna, vengo da Albania. Che cosa hai sentito quando sei stato scelto per fare il tuo primo film? What did you feel when you were chosen as the protagonist of your first film? Hai mai pensato di diventare un star di Hollywood? And did you ever think that you would be a star of Hollywood? I was so ready. Io ero così pronto. You know, when that first script came along, I played. It's a television film. Quando feci il mio primo film, che era un copione televisivo. Very popular one, very good one. Molto popolare, molto called buono. Made in Britain. Fatto completamente in Gran Bretagna. And the central character is a Nazi skinhead. E il personaggio principale è un nazi skin. And I knew those guys, and io li conoscevo. And I was ready to act at that point. Io ero veramente pronto per recitare a quel punto. And so I thought I was the right choice. E quindi io ho pensato che quella fosse la scelta giusta. Io ero la scelta giusta per il regista. But you never believe you're going to go to America when you come from, you know, other places. You never, when you're beginning, you never believe that that's something that's actually going to happen. Ma quando cominci e non vieni dagli Stati Uniti, dall'America, tu non pensi che arriverai lì. And it was because you know, America. I grew up watching American films, and you know, that was always something that was the lights of Cannes, the you know, Man's Chinese. It was something so far away from my life. E io sono cresciuto guardando il cinema americano, guardando anche le luci di Cannes, e quindi ero affascinato, ma credevo che questo fosse una cosa che non mi apparteneva, che era lontanissima da me. And then you get lucky, one day you get the call, you know. E quando invece ti capita questa fortuna non puoi che sentirti fortunato. Allora, adesso, per favore, ascoltatemi bene, non possiamo fare autografi e non possiamo avere una ressa, altrimenti, come diceva prima Luca, facciamo una brutta figura e ci roviniamo per i prossimi che arriveranno. Quindi, per favore, fate i bravi ragazzi. Adesso scenderà Team Roth e si metterà al centro lì per fare una foto con i ragazzi, quindi con tutti quanti voi. Voi rimanete seduti, per favore, poi vediamo come andare avanti. Prego, ringrazio i fotografi, sono stati gentilissimi e molto... Alzate tutte le braccia, per favore, alzate le braccia, così, ok? Bravi così, vai. Grazie, ancora un grande applauso a Team Roth. Uscirà dal centro, per favore non vi alzate, grazie.